Amici dell'arte bianca, buongiorno! Oggi vediamo insieme come realizzare questo pane fantastico, casereccio, molto semplice da realizzare in poche ore in giornata con l'aiuto della pasta di riporto, quindi di uno dei panetti che vi è avanzato durante la pizzata, ok? Non sapete cosa fare? Fate un buon pane con l'aggiunta di pochissimo altro lievito. Andiamo a fare un buonissimo pane in poche ore, un pane casereccio che comunque ha una buonissima crosta molto croccante e l'interno morbido, un po' come una pagnotta. Ecco, noi abbiamo fatto le pezzature da 240 grammi, quindi comunque sono delle pagnottine, diciamo, ecco. Seguite il video, mi raccomando, passo passo, poi sotto nell'info box vi metto tutti i capitoli, gli ingredienti e tutto quello che può esservi utile per la riuscita di questa ricetta. Voi scrivetemi magari un commento, magari un vostro parere o comunicatemi poi se la farete e seguite tutto il video. Sigla! Ingredienti: prima di tutto 720 grammi di farina media forza, un panetto da 280 grammi, sto misurando il pH che è 5,5, va benissimo, ha fatto un paio di giorni di frigorifero praticamente, 490 grammi di acqua fresca, 2 grammi di lievito secco attivo oppure 5 di fresco e 20 grammi di sale, ok? Ah, e quando si fa una ricetta con pasta di riporto è bene valutare tutti gli ingredienti, il sale, il malto, lo zucchero che siano ad esempio e anche tutti gli altri ingredienti sulla parte nuova dell'impasto, quindi non sul panetto della pizza, su quei 280 grammi, tipo questo è un panetto da 280 o 285 grammi. E quindi noi andiamo a valutare il resto, ok? Poi l'idratazione non cambia tantissimo perché è un panetto con il 65% di idratazione. Noi vogliamo fare questo pane quasi al 70% di idratazione, anche se non è proprio il 70% di idratazione per un pane casereccio va benissimo, un po' come utilizzare il lievito madre a questo punto. L'unica cosa è che ha dentro già il sale, ecco, e poi è una specie di bighetta, diciamo, una specie di prefermento che andiamo a inserire, quindi comunque abbiamo già una parte che ha fatto la fermentazione e quindi che ci dà la spinta un po' come la biga o altri prefermenti, ecco. Quindi adesso vediamo proprio l'impasto. Nell'impastatrice planetaria inseriamo tutta la farina, poi il lievito, il nostro panetto, la nostra pasta di riporto e andiamo a inserire almeno metà dell'acqua, ecco. Poi il resto dell'acqua, anzi anche un pochino più della metà, perché comunque non è una grandissima idratazione, e il resto dell'acqua lo inseriamo poi pian piano prima di inserire il sale. Magari ecco con un dosatore, come vi dico sempre, io mi trovo molto bene con i dosatori. Adesso aspettate un attimo che qualche minuto in bassissima velocità si formerà un pochino un tutt'uno, diciamo, quando iniziano ad unirsi un pochino gli ingredienti possiamo iniziare a inserire altra acqua. Poi quando finiamo di inserire l'acqua, diciamo l'ultimo goccetto di acqua, inseriamo poi anche il nostro sale bianco o rosa che sia, lo inseriamo tutto assieme verso il centro della spirale o della planetaria. Mi raccomando, basse velocità anche con planetaria e magari il gancio, se riuscite a trovarvi bene con quello è l'ideale secondo me anche per questa idratazione, perché comunque una bassa idratazione poi comunque vedete voi come vi trovate anche a seconda della ciotola che avete con la planetaria. Adesso impastiamo un po', cerchiamo di far diventare un po' liscio questo impasto, velocizziamo e andiamo anche su quarta o quinta velocità tranquillamente.
Potete aumentare tranquillissimamente, anche perché verso la fine non avete già una temperatura alta, ma anzi, se vi serve, io sto andando su una quinta velocità circa, qualche minutino a velocità un po' più elevata, ecco, proprio per formare molto meglio la maglia e rendere l'impasto liscio. Quindi sono su una quinta velocità adesso un paio di minuti praticamente, finché l'impasto non risulta ben liscio e in questa maniera. Ecco, adesso ve lo faccio vedere. A questo punto possiamo metterlo nella nostra ciotola a fare un riposo prima di stagliare. Abbiamo 24 gradi ed è perfetto, dai, per cominciare la lievitazione. Allora, formiamo una bella palla, uniamo bene l'impasto che avete tolto dall'impastatrice o dalla planetaria, giriamo in questa maniera, come vedete, senza rovinare la maglia. Tappiamo e lasciamo riposare per un'oretta a 25 gradi in cella o temperatura ambiente, anche magari un attimino di più, ecco, deve avere questo aspetto comunque. Iniziamo adesso a stagliare, prepariamo la nostra bilancia, il nostro tagliapasta e stagliamo questo bell'impasto che è proprio leggermente lievitato, non è molto lievitato, non lo deve essere perché dobbiamo fare la formatura, quindi un'oretta di riposo a 25 gradi va benissimo. Se avete magari solo 20 gradi in inverno, aspettate magari anche un'oretta e mezza, ecco. Comunque deve essere in queste condizioni l'impasto, leggermente lievitato va benissimo. Adesso dividiamo in 6 panetti in questa maniera, che devono pesare tutti quanti sui 240 grammi circa, ecco. Questo è il peso per ogni panetto. Adesso cerchiamo di cilindrare leggermente in questa maniera l'impasto, facciamo proprio, arrotoliamo, diciamo, non è proprio una cilindratura perché è una cosa molto leggera. In questa maniera l'impasto leggermente. Con tutti e 6 i panetti li posiamo qua sul banco e poi andiamo a prendere il primo fatto, questo qui, ecco, e lo schiacciamo nuovamente dalla parte della piega, ok, dove finisce l'impasto. Andiamo a cilindrarlo nuovamente e andiamo in questo modo, questa è proprio la nostra formatura, andiamo a chiudere sotto il nostro pane e lasciamo sotto in questa maniera, in questo caso lo lasciamo sotto così, vedete, facciamo una chiusura laterale che poi andiamo a portare piano piano sotto senza diciamo modificare la struttura, in questa maniera. Lo facciamo un po' con tutti, andiamo a schiacciare e andiamo, tenete comunque all'interno la pieghettina, la piegatura, ecco. Allora a questo punto mettiamoli subito in una teglia con o un canovaccio da cucina oppure comunque un telo di lievitazione come quello che sto utilizzando adesso. L'ho spolverato leggermente con un pochettino di semola, se volete. Ecco, adesso dovete metterli 2 a 2 in questa maniera, separarli con il telo. Ogni 2 panetti mettete proprio il telo in mezzo e poi dovete anche mettere qualcosa all'estremità perché comunque devono mantenere la loro forma, quindi andiamo a mettere qualcosa che li tenga comunque e non li faccia allargare più di così, ecco. Allora facciamo 20 minuti a temperatura ambiente e mezz'ora in frigorifero scoperto, temperatura ambiente coperta, in frigorifero scoperti. Allora intanto misuriamo la temperatura, prepariamo il forno a 250 gradi. Nel frattempo, adesso quasi alla temperatura ideale, mettiamo sulla pala, qualsiasi pala voi abbiate, prepariamo sulla pala le nostre pagnotte, anche con un'infornata, diciamo con la pala in legno va benissimo, anche 2 a 2, 2 alla volta, anche perché abbiamo un'idratazione bassa. Quindi adesso
andiamo a fare proprio le incisioni, 2 incisioni per ogni pane, in questa maniera. Adesso, avendolo messo 40 minuti nel frigorifero ben freddo, scoperto, è un pochettino più facile fare i tagli. Ecco, poi non abbiamo un'altissima idratazione, quindi con praticamente un taglio netto andiamo a fare proprio questo taglio che riuscirà a far aprire meglio il nostro pane, ecco, con questa comoda lametta per pane che vi lascio in descrizione. Allora, la cottura si può fare tranquillamente in qualsiasi forno, ovviamente dovete conoscere il vostro forno. Vi consiglio di farla, se avete una pietra refrattaria, di far scaldare bene la pietra refrattaria e di mettere il pane proprio in fornare con la pietra a 250 gradi, come si fa un po' per pani di grandi dimensioni, eccetera. Dobbiamo fare 2 fasi. La prima fase, adesso ve la faccio vedere, è a 250 gradi 15 minuti, 15-20 minuti, poi vi faccio vedere quando ha una crosta già molto dorata. Dobbiamo praticamente fare la cottura a spiffero altri 20 minuti. Per cui partiamo con vapore a 250 gradi per 15 minuti. Io lo steamer lo sfrutto, oppure potete mettere un padellino con dentro dell'acqua, tranquillamente del ghiaccio che va a sciogliersi pian piano, 15 minuti così. Poi quando avete questa doratura estraete il padellino o lo steamer, chiudete a spiffero, quindi mettete qualcosa tra la bocca del forno e il forno in modo che resti questa apertura per 20 minuti circa, abbassando a 160 gradi. Adesso abbiamo il nostro bel risultato e le nostre pagnottine realizzate veramente in un modo molto semplice, ma sono veramente croccanti. Poi la crosta così è davvero dorata, veramente. Sono, direi, molto soddisfatta, anche perché a me piacciono molto i pani croccanti, per cui questo è veramente top secondo me, poi da realizzare in poche ore in casa. Adesso alla prossima pizzata, mi raccomando, provateci anche voi, tenete un panetto. Adesso vi faccio vedere l'interno di queste belle pagnottine e voilà, è proprio un interno di una pagnotta praticamente. L'effetto è lo stesso, non abbiamo il lievito madre, abbiamo utilizzato la pasta di riporto e abbiamo avuto questo bel risultato. Allora io giustamente adesso lo assaggio perché so già sinceramente che è buono, però vorrei assaggiarlo, un pezzettino, perché comunque è un gran pane, nel senso, si può fare anche, diciamo, in 3 parti, in 4 parti, a fettine, diciamo, perché sono delle piccole pagnottine, e che buonissima, mi piace tantissimo la crosta, molto molto cotta, e quindi no. Buono. Allora io a questo punto vi chiedo solamente di mettere un like se vi è piaciuta la ricetta, iscrivervi al canale, mi raccomando, con la campanella, perché con la campanella riuscite ad avere le notifiche di YouTube, quindi mi seguite iscrivendovi gratuitamente, naturalmente, così ci vediamo ai prossimi video. Ciao e buona giornata!